Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta per lo più piccole aziende, ad esempio sotto i 50 dipendenti, ma anche organizzazioni, a protestantizzarsi con i fogli di calcolo di Google. Oggi vediamo una richiesta che dice di avere circa 300 righe di dati per delle aziende e vorrebbe questa persona la mappa delle loro località. Ci chiede dei colori nella mappa e poi ci chiede anche un confronto con le opportunità di mercato, cosa che sinceramente non ho capito. Però, visto che non ho a disposizione i dati di questa persona, ho provato a crearmene qualcuno io, con due esempi nel caso di Excel. Abbiamo questa attività e quest'altra e anche delle vendite. Se noi facciamo inserisci mappe, quelle colonne selezionate, abbiamo essenzialmente questo risultato, cioè ci servirebbe avere la parte destra che indica la località in Lombardia come formato geografico, cosa che si può fare in Excel andando su dati e comparirà una sezione dedicata, ma non tutte le versioni di Excel hanno questa cosa, nemmeno se la si gestisce nelle opzioni. Al che una soluzione è passare su Tableau. Dopo essermi connesso ai dati di prima, come prima cosa mi serve dividere la località dai nomi di queste aziende. Quindi farò un dividi come separatore lo spazio e qua gli dico di dividere tutte le colonne. Perché questa colonna che io rinomino località ha un problema che la vede come stringa. Quindi io clicco e dico ruolo geografico città, al che vado nella prima scheda, trascino località, vendite e seleziono questo tipo di grafico. Come vedi abbiamo Varese, qua abbiamo uno sconosciuto, quindi andiamo a vedere come sistemarlo. Ovviamente di Olgiate ne abbiamo vari, quindi dirò Algiate Olona, che tra l'altro prima aveva anche un errore di battitura. Ma vediamo che questi dati inventati, Olgiate ha più vendite rispetto a Varese. Quindi questa è una soluzione, ma Tableau ha un limite. Se si usa la versione gratuita come sto facendo io, questo, chiamiamolo grafico, lo posso vedere solo io se l'ho imposto privato. Se l'ho imposto pubblico il problema non c'è, ma se è un dato sensibile per l'azienda sarà privato, non posso condividerlo con terzi, o comunque col dominio delle mail dell'azienda. Perché esiste un'altra soluzione. Ovviamente, come da introduzione, avrà a che fare con i fogli di calcolo di Google. Qui ho introdotto anche una terza riga perché sennò più avanti ho un problema. Però qua io posso fare inserisci grafico, seleziono quello più opportuno, in questo caso sarà geografico con indicatori, e vedi che qua non serve neanche fare quel lavoro di prima, cioè dividere e impostare il formato città. Lo fa automaticamente ma è abbastanza pasticciato. Ci serve anche fare uno zoom sull'Italia, quindi andremo su geografico, regione no, mondo assolutamente no, diremo Europa. Però comunque come vedi è pasticciato. Quindi risolviamo una cosa ma creiamo un altro problema. Se forse conosci i miei contenuti, io in genere suggerisco di non fare cruscotti dati sui fogli di calcolo di Google, perché esiste la soluzione apposta, così come esiste la soluzione dedicata anche in Microsoft. Nel caso di Google abbiamo Looker, nel caso di Microsoft abbiamo Power BI. Andando su Looker la prima cosa che ci chiederà di fare ovviamente è connetterci con una fonte dati. Ovviamente io selezionerò i fogli di Google e dopo aver fatto due clic intuitivi io posso provare a fare un grafico sempre di carattere geografico. In questo caso si chiamerà grafico geografico. Ma dimensione geografica dice dimensione non valida e se io provo a trascinare dentro nome mi vede l'Italia ma è come se vedesse soltanto una modalità, in questo caso è rescaldina. Inoltre qua possiamo fare lo zoom, ma per farlo ci serve specificare la dimensione geografica, cosa che evidentemente non identifica correttamente
con nome, a differenza del foglio di calcolo. Questa è una cosa molto strana se ci pensi. Quindi ci serve fare un passaggio in più che è, guarda un po', una pulizia dei dati. Nulla di nuovo quando c'è a che fare con la statistica. Qui io creerò una colonna città dove farò uno split di cosa? Ovviamente del nome. Sappiamo che lo spazio è il separatore. A questo punto però abbiamo tutto. Per selezionare soltanto questo, io gli dico prendimi quello in seconda posizione. Come? Con la funzione index, che significa appunto indicatore. Qua gli dirò 1 come riga e 2 come colonna. A questo punto abbiamo la cosa pulita. Città però l'abbiamo qua dentro. Non ancora. Qui ci tocca fare un aggiornamento, ma come vedi non lo vede. Quindi ci tocca andare in risorse, gestioni, origini, eliminiamo per fare prima, aggiungiamo di nuovo l'origine, come il processo di prima. A questo punto questo lo eliminiamo e comunque potevo aspettare per vedere la nuova colonna, ma non avevo voglia. C'è il solito problema visto anche su Tableau che città la vede come stringa perché lo indica come ABC. Quindi andiamo su ancora una volta risorse, gestione, origini, dati, modifica. E qua città, clicchiamo e lo diciamo come città, guarda caso. Continua, fatto, bene, come diceva qualcuno, chiudo, a questo punto sono pronto. Città, grafico, guarda caso lo identifica correttamente, qua lo seleziono come mappa bolle e prima invece era grafico geografico, ma penso che sia più opportuno questo. Dimensione mettiamo vendite. E qui non abbiamo tra l'altro il problema dello zoom. Se invece selezioniamo l'altro grafico che ho selezionato prima, ancora dimensione città, metrica vendite, ovviamente non siamo negli Stati Uniti, area zoom, Italia, però non abbiamo lo zoom sulla Lombardia. Qui c'è una cosa secondo me poco intuitiva, cioè per fare lo zoom serve andare sopra, lo fa da solo, però non si capisce che area geografica è. Concludendo, in questo video hai visto 3 approcci diversi, di cui uno non funziona, per motivi diciamo non miei, con cui puoi visualizzare abbastanza rapidamente dei dati su una mappa geografica. Ovviamente il più rapido è Tableau, ma ha la limitazione nella condivisione. Quello più condivisibile è il foglio di calcolo, ma abbastanza inutile, perché essenzialmente non possiamo gestire lo zoom, mentre invece diciamo la soluzione finale più completa è Looker collegato a un foglio di calcolo di Google. E ti ricordo ancora una volta che il grafico finale è questo, e possiamo gestire anche in maniera molto carina con questa interattività. Da questo video porta a casa anche un'altra lezione che ho detto anche in altri contesti. Per capire la soluzione ottimale bisogna conoscere purtroppo una serie di strumenti e da questa conoscenza, come hai visto, si valutano pro e contro. Ti saluto e alla prossima. Ciao!